Beh, devo dire che anche voi eravate un po' combattuti con la scelta dei colori. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis Crochet, io sono Simona ed oggi proveremo a realizzare un qualcosa di speciale all'uncinetto utilizzando pochi accessori ma indispensabili, che ve lo dico a fare. Intanto avete scelto voi la variante colore da utilizzare in questo tutorial. Utilizzerò infatti una rocca di fettuccia da 270 grammi nella tonalità salvia, uncinetti di lavorazione 4,5 e numero 8 per lavorare un punto di lavorazione semplice ma wow. Non vi anticipo nulla, scoprirete tutto durante il tutorial, e una base tonda. A questo punto vi riporto direttamente al video di oggi, sigla! Parto direttamente dalla base, chiaramente prendo un po' di fettuccia, intanto lavoro con l'uncinetto 4,5 per passare attraverso i fori in maniera facile e veloce. Quindi faccio un cappio che tengo sull'uncinetto, mi inserisco in un punto qualsiasi e inizio a fare 2 punti bassi per ciascun foro. Ultimi 2 punti bassi nell'ultimo foro, cambio il numero di uncinetto, passo al numero 8. Vado direttamente nel secondo punto puntando l'uncinetto al centro. Prendo la fettuccia e faccio uno e un altro punto, sempre al centro del punto basso. Prendo un marcapunti e vado a segnarmi il primo punto basso. Salto un punto basso, vado nel successivo sempre al centro, così. E lavoro 2 punti bassi nello stesso punto. Salto un punto, vado al centro del successivo, in questa V, entro, prendo la fettuccia, quindi un punto basso e un secondo punto basso. Salto un punto, vado nel successivo e ripeto. Primo punto basso, secondo punto basso. In pratica stiamo lavorando il punto maglia, visto che puntiamo l'uncinetto al centro del punto basso precedente. Non facciamo aumenti perché comunque saltiamo sempre un punto. 1, 2. E durante questo primissimo giro continuiamo semplicemente in questo modo. 1 e 2. Sono al termine del secondo giro, ho gli ultimi 2 punti, ne salto uno, vado nel successivo e lavoro un punto basso più un altro punto basso al centro di quello al di sotto. Terminato il giro, togliamo il marcapunti, saltiamo appunto il primo punto e andiamo nel successivo sempre. E che cavolo! Saltiamo sempre il primo punto, andiamo nel successivo al centro, qui. Vi mostro meglio. Prendiamo la fettuccia, facciamo 1 e 2. Prendo il marcapunti e mi segno il primo. Volendo potremmo segnare anche il secondo, visto che lavoriamo sul secondo, però lasciamolo sul primo. Salto un punto e vado avanti al centro e lavoro un primo punto e un secondo punto. E di nuovo salto un punto, vado nel successivo al centro e faccio un punto basso e un altro punto basso. 1, 2, al centro, 1, 2. Salto un punto, vado nel successivo, sempre al centro e continuo. 1 e 2.
Il lavoro chiaramente inizia ad imbarcarsi perché stiamo costruendo il corpo del nostro progetto, quindi volendo lo mettiamo sul dritto, mi raccomando, e continuiamo. 1, 2, salto un punto, vado nel successivo, 1 e 2, e anche per questo terzo giro continuiamo sempre allo stesso modo finché non lo terminiamo. Salto un punto, vado nel successivo e ho completato anche il terzo giro. Per il quarto giro e per tutti i giri successivi, finché non alziamo il corpo del nostro progetto, continueremo sempre allo stesso modo. Molto semplice, ma d'effetto, vedrete, adesso la texture non è evidente, ma lo vedrete successivamente. Intanto salto un punto, vado nel successivo sempre al centro e continuo. Un punto basso più un secondo nello stesso. Marchiamoci il primo, salto un punto, vado nel successivo e di nuovo 1, 2, salto un punto, vado nel successivo e ripeto 1 e 2, 1, 2, 1, 2. Bene, amiche ed amici, mi fermo qui. In totale ho fatto 14 giri. Come notate sono al termine perché voglio continuare con un altro punto di lavorazione per alzare il bordo superiore, andarlo a rifinire. Voglio fare davvero un qualcosa di molto grazioso. Vi do anche le misure in centimetri. Siamo a 15 centimetri spaccati. Quindi molto semplicemente anche qui cosa faccio? Tolgo il marcapunti, entro in costa nel punto successivo e vado a lavorare un punto bassissimo che vado a segnare col marker. Punto successivo in costa, prendo la fettuccia, punto bassissimo, e così farò per tutti i punti che ho al di sotto. Mi raccomando, mano morbida quando lavoriamo il punto bassissimo, altrimenti stringiamo il bordo superiore. Casomai, se tendete a stringere, io ve lo dico sempre, utilizzate l'uncinetto più grande, tipo in questo caso il 9 o il 10. Ultimo punto bassissimo, quindi terminato il primissimo giro punto bassissimo, continuiamo allo stesso modo, quindi tolgo il marker, entro sempre in costa, prendo la fettuccia e faccio un punto bassissimo che segno con il marker. Punto successivo, di nuovo un punto bassissimo in costa dietro. Molto semplice. E anche per questo secondo giro continuo in questo modo. Lo ripeterò anche nei giri successivi. Intanto ne sto lavorando 2, non so in realtà quanti altri ne farò, ma vi tengo aggiornati come sempre. Amiche ed amici, stop momentaneo al tutorial, breve incursione dalla vostra mommy, perché io vi voglio portare proprio all'interno del progetto all'uncinetto, voglio sperimentare insieme a voi, anzi voglio mostrarvi come sperimento io per i fatti miei dietro le quinte, e poi voglio dare un tocco di pepe a questi tutorial che stanno diventando un po' mosci. Che ne pensiamo? Rendiamoli un pochettino spumeggianti. Dunque, aggiornamenti del progetto di oggi. C'è anche un moscone che gira. Non so se lo sentite, comunque spero non vi dia fastidio. Io ho alzato il corpo della borsa, come avete visto nella clip precedente, stavamo lavorando il punto bassissimo e sono andata avanti e dopo vi dirò per quanti giri. Nello stesso tempo, man mano che alzavo mi sono venute un paio di idee. Inizialmente volevo applicare un bottone magnetico all'interno, poi ho detto ma scusa, mi avanza un po' di fettuccia, perché non realizzare una piccola patta? Infatti ho fatto delle prove senza staccare mai la fettuccia, ma fra poco vi mostro tutto passo passo. Per fare tutto questo ovviamente mi occorrono altri materiali che utilizzerò per questa borsa all'uncinetto. Vabbè, ormai ve lo dico che è una borsa all'uncinetto, credo si sia capito. Quindi cos'altro utilizzerò?
semplicemente 65 cm di catena. Vi ricordo sempre che la lunghezza è personale, io la preferisco da 65, considerando che utilizzerò due moschettoni da 3 cm, ciascuno sono 6 cm, arriverò ad una lunghezza di 70 cm, 72 o giù di lì, quindi due. Opla! Quindi utilizzerò anche due moschettoni a ventaglio tondi e un bottone magnetico, stavolta con le alette. Cosa utilizzerò per nascondere le alette? Cosa che dovreste fare anche voi? Semplicemente la mia targhetta Momis Crochet. Ma adesso vi mostro tutto passo passo nel dettaglio nella clip successiva. Bene amiche e amici, rieccoci in sala registrazione. Dunque, disfo la prova che ho fatto. Intanto ho lavorato un totale di 5 giri a punto bassissimo in costa. Qui, come notate, ho tutti gli accessori, ma volendo è possibile utilizzare anche dei bottoni magnetici da cucire direttamente oppure una chiusura a cartella. Ad ogni modo trovi entrambe le soluzioni su momiscrochet.it. Prendo un po' di fettuccia. Per chiudere salto il primissimo punto, vado nel secondo ed entro esattamente in questo modo, tiro fuori la fettuccia e poi la porto all'interno dell'ultimo punto bassissimo, entro da dietro. Ok, bene. E ho chiuso in maniera invisibile, non abbiamo alcun scalino. A questo punto non mi rimane che andare a nascondere per benino la mia fettuccia in eccesso tra i punti. A questo punto potremmo anche cucire o applicare il bottone magnetico e la borsa è finita, però visto che avanza un po' di cordoncino, piuttosto che farci un tutorial anche perché è pochino, andiamo a realizzare una sorta di decorazione alla nostra borsa a crochet. Io sfilo questo lavoro e vi mostro cosa bisogna fare. Uncinetto di lavorazione, sempre il numero 8. Faccio un cappio e avvio 10 catenelle. A partire dalla seconda, nella maglia dietro, inizio a lavorare un punto basso in ciascuna catenella, per un totale di 9 punti bassi. Nono ed ultimo punto basso. Proprio nello stesso punto aggiungiamo 2 punti bassi per un totale di 3 e ci lavoriamo anche la coda dietro. Bene, e poi lavoriamo un punto basso in ciascun punto sottostante nei prossimi 8 punti. Ottavo ed ultimo punto basso. Facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e continuiamo per la riga numero 2. Lavoreremo un punto basso nei primi 8 punti al di sotto. Ottavo punto basso. Nel punto successivo facciamo 2 punti bassi. Lo stesso nel secondo punto e lo stesso nel punto numero 3, un aumento di 2 punti bassi. Terminiamo questa riga con un punto basso in ciascun punto al di sotto nei prossimi 8 punti. Qui facciamo una catenella, un punto basso sempre nello stesso punto, un punto basso al centro, un punto basso nel punto successivo, stacchiamo
la fettuccia, ma è quella che ci rimane. Se comprate la fettuccia su momiscrochet.it basta seguire il tutorial passo passo e non avrete assolutamente problemi, realizzerete lo stesso modello. Con un ago mi aiuto, vado nel primo punto e chiudo in maniera invisibile, così ho anche rifinito la mia pattina. Al centro dell'ultimo, guardate che lavoro super pulito. Quindi blocchiamoci il filo anche qui con un bel nodo e prima di andare a cucire questo lavoro sul corpo borsa applichiamo subito la metà calamita. Io sto utilizzando questa con le alette, ma lo sai che solitamente preferisco quelle da cucire perché sono molto più veloci e facili da applicare, non stiamo lì a nascondere le alette e la griglietta in dotazione. Infatti appunto per questo su momiscrochet.it troverai dei bottoni magnetici sia nella variante oro che argento da cucire direttamente sul corpo della borsa. Quindi eventualmente tu andrai a cucire sia questa metà che l'altra metà, oppure se scegli di personalizzare il tuo progetto e acquistare una chiusura a cartella, applicherai la chiusura a cartella. Insomma, puoi scegliere tra diverse soluzioni. Io ad ogni modo la targhetta la applico sempre alle mie borse perché è la firma dell'artista, è la mia firma, l'ho realizzata io, e quindi ad ogni modo se avessi utilizzato il bottone magnetico da cucire direttamente avrei comunque applicato la mia targhetta. Ok, sono pronta per fissare la patta direttamente sul dietro della mia borsa. Step successivo, sistemare la patta proprio al centro, quindi io sono a 7 cm. Una volta bloccato il lavoro con un nodino, vado a nascondere un po' di fettuccia in eccesso tra i punti, direttamente con l'uncinetto stesso. E successivamente taglio la fettuccia in eccesso. Allora entro in questa catenella ed entro proprio qui il corpo borsa, tiro fuori la fettuccia. Potete fare questa operazione anche con ago e filo, ma io preferisco fare in questo modo. Quindi vado nel punto successivo, passo attraverso il corpo borsa e vado a bloccarmi a punto bassissimo. Punto successivo con punto successivo, punto bassissimo e di nuovo 1, 2 e 3 e di nuovo ultimo punto con ultimo punto, 1, 2 e 3. Ok, sfilo la fettuccia in eccesso, la riporto all'interno, la coda iniziale la faccio passare attraverso la lavorazione e vado a bloccare con un nodino con questo e poi nascondo tutto. Taglio l'eccesso e il nodino lo vado a nascondere all'interno e voilà, non si vede assolutamente nulla. Lavoro super pulito. Bene, a questo punto non mi rimane che andare ad applicare l'altra metà e i vari accessori. Abbiamo completato così la nostra bellissima borsa. Anche qui chiaramente prendo un po' di misura, sempre a 7 cm da una parte e dall'altra parte. Mi aiuto con delle pinze per fissare meglio la chiusura magnetica. In questo caso, visto che non sto foderando il progetto, vado a nascondere la placchetta e le alette direttamente con qualche mio avanzato della fettuccia. Quindi cosa faccio? Un anello magico, all'interno lavoro una catenella più 5 punti bassi, chiudo in maniera invisibile e vado direttamente a cucire il tutto all'interno della mia borsa, nascondendo così la mia chiusura metallica. Ma anche qui ripeto, se acquisti bottoni da cucire non è necessaria questa operazione, eviti di effettuare questo passaggio. Successivamente applico i 2 moschettoni a ventaglio, li faccio passare attraverso la lavorazione, applico anche la tracolla alla catena e voilà, borsa completata. È davvero meravigliosa, molto pulita, bellissima, la amo, la amo. Io l'ho già indossata, non ve lo nascondo, è molto pratica, comoda, capiente, perfetta per tutti i giorni, per fare diverse commissioni. Infatti credo proprio che sarà la borsa che più utilizzerò durante questa primavera-estate. Bene, la borsa è così finita, vediamo quanto misura. 22 cm per un'altezza da 18 cm con una profondità da 15 cm, visto che ho utilizzato una base da 15. Abbastanza pratica, comoda, capiente, per tutti i giorni è perfetta. E voilà, amiche ed amici, progetto borsa all'uncinetto completato. Che dire, è una meraviglia, è davvero un bijou, mi piace troppo, ve la faccio vedere anche indossata perché merita davvero. Ad ogni modo, se vi sembra piccola, per me è super pratica, comoda, capiente, perfetta per tutti i giorni. Potete scegliere il formato più grande della base
utilizzata o da 18 o da 21, ma in quel caso aggiungerai nel carrello ben 2 rocche di fettuccia, perché con una sola, come hai visto, ho realizzato lei. Ti lascio i link dei materiali sotto a questo video nel box info. Rimango sempre disponibile per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento. Io ti aspetto anche nei commenti per sapere cosa ne pensi. Grazie per aver scelto di guardare anche quest'oggi Mommy's Crochet. Io ti do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre ti consiglio di non perdere. Un bacino!